Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric ed è così che mi trovate sui social. Insieme andremo a scoprire come andrà il vostro anno 2026, lo faremo attraverso il metodo astrologico delle 12 case. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che se vi dovesse piacere il mazzo che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate il link con la video recensione per vederlo meglio e anche il link per acquistarlo. Adesso possiamo partire. Essendo una stesa generica e soprattutto legata ai vari ambiti della vostra vita, quelli che poi man mano appunto si svilupperanno nel vostro anno, e ovviamente consiglio di prendere solo ciò che vi risuona particolarmente, di approfondire anche con il vostro ascendente, e possiamo partire proprio con il taglio per rintracciare in linea generale il vostro anno e poi andiamo a vedere casa per casa. Troviamo l'eremita e il giudizio. È un anno che in realtà può dividersi in due momenti importanti e principali, oppure queste fasi si possono alternare. Dico questo perché sia l'eremita che il giudizio in realtà sono carte molto differenti tra loro. L'una parla di riflessione, di preparazione alla chiusura di un ciclo, di valutazione delle esperienze passate, di lasciare andare una parte del proprio vissuto per aprirsi al nuovo, e direi totalmente nuovo, perché il giudizio porta rinascita, evoluzione, miglioramenti, espansione, nuova consapevolezza, novità di vario genere. Quindi questi sono già secondo me degli indizi importanti che possono aiutarvi a comprendere che molte cose andranno a chiudersi in favore di tante cose nuove che vi aiuteranno a rinnovare degli ambiti della vostra vita. E adesso andiamo a vedere insieme quali. Partiamo dalla prima casa, quella dell'Ariete, riguarda voi stessi, il modo in cui vi mostrate, vi ponete agli altri, e anche in qualche modo come noi possiamo scegliere di mostrarci e quale energia effettivamente vogliamo incarnare. Prima casa abbiamo proprio il giudizio, quindi vuol dire che per voi c'è proprio il desiderio di espandervi, di aprirvi, forse anche di socializzare, di migliorare parte di voi stessi, anche come vi mostrate, essendo una carta che indica proprio la vostra presenza nel mondo. Vuol dire che volete esserci in tutti i modi possibili ed immaginabili, nel migliore dei modi effettivamente. Quindi direi che proprio partiamo col botto, nel senso che c'è proprio rinascita, consapevolezza, anche delle novità, ma io penso che siate proprio voi che desiderate fare anche dei cambiamenti in questo senso qui, e fate assolutissimamente bene. Passiamo alla seconda casa, quella legata al Toro. Questa carta in pratica ci indica quali risorse coltivare e anche quali valori guidano le nostre stesse scelte. In questo caso il 3 di bastoni ci parla di attesa, forse proprio la consapevolezza, le esperienze passate, tutto quello che è successo precedentemente vi darà la possibilità a livello concreto di trovare il momento giusto, di aspettare, osservare intorno a voi cosa succede, e in base a determinate circostanze poter agire. Quindi questa carta effettivamente vi sta dicendo che nella vita materiale
materiale in senso lato, perché qui si va a rintracciare non solo la vita strettamente materiale, ma ciò che ci sostiene, i nostri stessi valori. Voi avete intenzione di comportarvi anche in questo modo, in modo tangibile, concreto, certo, senza disperdere le vostre energie, con calma, con pazienza, aspettare, come se dentro di voi sapete che arriverà quel momento giusto e quindi dovete continuare a comportarvi, a fare le cose in un certo modo. Passiamo alla terza casa, quella dei gemelli, che ci parla della comunicazione in senso lato, anche dei legami quotidiani, il tessuto delle relazioni, quelle più vicine, e quindi gli scambi, gli apprendimenti, le varie interazioni, forse anche possibili viaggi. Quindi tutte queste cose attraverso la carta del diavolo non deve spaventare, assolutamente no, o comunque per chi conosce questa carta ha una doppia valenza. Tendenzialmente si pensa a una carta di limitazione, di blocco, di paura, di incertezza, cioè se avete timore, avete difficoltà a esprimervi, ad aprirvi, a tirare fuori la vostra vera natura, perché probabilmente ci sono alcune circostanze, alcune situazioni, alcune persone che bloccano il vostro essere, la vostra espressione, in questo caso a livello di comunicazione e di apertura, allora in qualche modo questa carta vi sta dicendo che potrebbe essere proprio l'anno giusto e riuscire a trovare quelle situazioni idonee per poter aprirsi e parlare liberamente. Altrimenti, visto che è comunque una carta che vi rappresenta, vi potrete prendere delle soddisfazioni o comunque esprimervi proprio al massimo del vostro potere e della vostra potenza, quindi anche essere coinvolgenti, essere affascinanti, utilizzare proprio la comunicazione, la voce, la parola per poter ottenere qualsiasi cosa, ma anche per poter gestire ogni situazione come desiderate voi. Passiamo adesso alla quarta casa, quella legata al cancro, che ci parla dei nostri fondamenti. I fondamenti riguardano le nostre origini, la nostra famiglia, la casa interiore ed esteriore, e vediamo in pratica il vostro rifugio, o quello che in qualche modo può riguardare le vostre stesse radici. Magari ci sono, attraverso questo 4 di coppe, degli indizi particolari che vi possono aiutare ad acquisire maggior sicurezza. In fin dei conti questa carta ci parla di un qualcosa che non ci soddisfa pienamente, o comunque un'attesa che magari possa accadere qualcosa o ci sia una nuova situazione, una specie di cambiamento, e quindi effettivamente si sta osservando e si sta aspettando. Allora, fateci caso, questa carta indica una specie di insoddisfazione che potete voi cercare di superare. In che senso? A volte basta aspettarsi, cioè basta, intendo dire, stop ad aspettare che alcune persone facciano determinate cose nei vostri confronti, o che magari possano cambiare, o ci siano degli atteggiamenti diversi. Quindi se le cose non sono andate bene fino a questo punto, allora meglio cercare di guardare altrove, o se proprio desiderate cambiare questo ambito, questo lato, allora dovete farlo voi, e quindi non caricarsi di aspettative, ma soprattutto di non stare lì fermi. In fin dei conti ci dice che alcune cose stanno procedendo bene e forse è meglio coltivare e dedicarsi a
quelle cose specifiche, senza aspettarsi che magari ci possano essere dei cambiamenti in altri settori, soprattutto in questo caso, come vi dicevo, proprio quelli che riguardano la famiglia, parenti più stretti o le origini di alcune situazioni, quelle che si vivono nello stato attuale e nel corso effettivamente dell'anno 2026. Adesso andiamo a vedere la parte della quinta casa con la casa del leone, parlando di creatività, di passione, di quello che ci coinvolge particolarmente e anche rappresenta il modo in cui noi esprimiamo appunto la creatività, la nostra luce e anche come noi viviamo. Allora, troviamo il sole. Allora direi che è proprio perfetta, perfetta perché ci parla proprio di, appunto, di luce, di chiarezza, di spontaneità, di socializzazione, di desiderio di aprirsi al mondo e anche agli altri nel miglior modo possibile. Questa ci può dire che alcuni progetti, alcune idee, soprattutto legate alle nostre passioni, alla creatività, al divertimento, a qualcosa che ci rende particolarmente felici, saranno soddisfatti. Quindi sapete già che se volete coltivare un hobby che sia nuovo o che state già facendo precedentemente, magari addirittura potrebbe intensificarsi o darvi ulteriori soddisfazioni e gioie, e quindi direi di procedere in questo modo. Invece se c'è qualcosa che non va, probabilmente questa carta vi sta dicendo di avviare una svolta, e cioè che avete bisogno di un qualcosa che vi dia più luce, vi dia la possibilità di esternare le vostre, diciamo, capacità e soprattutto di trovare gioia. Vediamo adesso la carta legata alla casa della Vergine. Questa ci parla delle nostre abitudini, del lavoro quotidiano, dei nostri impegni, e anche appunto le nostre stesse abitudini che ci aiutano a vivere meglio e a prenderci cura di noi stessi. Con il fante di denari effettivamente arriva una fase decisiva dove abbiamo bisogno di fare determinate cose, probabilmente anche di prenderci maggiormente cura di noi stessi, ma proprio a livello pratico, perché è una carta legata alla terra. Qui potete fare le vostre riflessioni, le vostre considerazioni, e magari alcuni di voi vorranno ad esempio fare un po' più di palestra e di movimento, altre persone magari possono avviare un qualcosa a livello, diciamo, fisico. Infatti sì, per questo ho detto è più una cosa che può farvi stare bene fisicamente. Poi è ovvio che tutto va a risuonare nel nostro essere, però in qualche modo questa carta vi sta dicendo che è arrivato quel momento giusto per concentrarsi particolarmente su un aspetto della vostra vita, e anche abitudini che possono arricchire e migliorare tanti altri lati, e quindi riflettersi vedremo anche nelle relazioni, nel lavoro, in tutte le cose che abbiamo già effettivamente visto. Quindi un approccio sereno, tranquillo, positivo, costruttivo, che vi aiuterà tantissimo. Anzi, io vi dico che questa può portare anche qualche novità interessante sotto forma di proposta, sotto forma anche di ulteriore guadagno per alcuni di voi, o anche semplicemente qualcosa che vi farà stare particolarmente bene. Andiamo a vedere la settima casa. In questo caso è legata alla bilancia, certo, alle relazioni, quindi troviamo amore,
anche amicizie, diciamo perché no. Quindi siccome è un ambito molto, molto ampio, ci fa capire effettivamente come, imparare da alcune relazioni, alcune cose che stiamo, vivendo, e anche a come, coltivare in qualche modo l'armonia. Il 9 di denari ci fa capire, per essere, brevi in modo tale che voi possiate capire, come gestire questo ambito, è che nelle coppie, le cose possono andare abbastanza bene, trovare un'armonia, una pace, una stabilità e una tranquillità. Se magari, può esserci qualcosa che non va, in qualche modo questa carta vi sta dicendo che si riuscirà comunque a trovare una specie di armonia e di equilibrio, quindi di andare a superare le difficoltà. Per i single, ad esempio, questa carta vuol dire la possibilità di trovare una nuova stabilità con una conoscenza, una relazione che potrebbe essere molto proficua, molto interessante sotto tutti i punti di vista del benessere vostro personale, e perché no, anche in senso economico, perché ricordo che questa carta riguarda anche quelle relazioni pratiche di lavoro, di alleanze, di collaborazioni. Quindi per chi magari ha in mente di avviare una collaborazione o comunque di trovare aiuto, sostegno e concretezza attraverso una rete di conoscenze, di amicizie, allora questo è il momento giusto per farlo, perché effettivamente questa è una carta di stabilità, di serenità, di armonia e anche abbondanza. Adesso procediamo con l'ottava casa, quella dello Scorpione, che ci parla di trasformazione, di evoluzione. In pratica con l'8 di coppe ci sta dicendo che c'è un passaggio importante e che ci sarà effettivamente una trasformazione. L'8 parla di punto di svolta, in che senso? Di allontanamento, di abbandonare un qualcosa, soprattutto dal punto di vista emotivo, interiore, che ormai non vi sta dando più gioia, più soddisfazione o tranquillità e serenità. È come se quando noi raggiungiamo il culmine di un qualcosa, oppure raggiungiamo anche una fase della nostra vita dove ormai abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, è accaduto tutto quello che doveva accadere, e allora non abbiamo più motivo di rimanere fermi in certe situazioni o in alcune circostanze e relazioni. Allora abbiamo bisogno di fare questa svolta, e voi questa svolta totale e decisiva la farete proprio nel corso dell'anno. Poi passiamo alla nona casa, quella del Sagittario, che ci parla di espansione e di esplorazione. In pratica ci dice quali nuove visioni e insegnamenti ci chiamano ad ampliare i nostri confini, quelli interiori e quelli esteriori. Troviamo, la carta è volata, la carta della stella. Bellissima carta, adoro anche come viene, come è stata rappresentata graficamente. In pratica la stella ci parla, è vero, di futuro, di fiducia, di speranza, di bellezza in senso lato. In questo ambito ci sta dicendo che i nostri confini si amplieranno tantissimo e ci saranno delle ottime possibilità. Basta seguire quella luce, quella guida o dentro di voi o comunque qualche segnale intorno a voi che vi accompagnerà man mano a realizzare qualcosa di importante. Magari per alcuni può essere uno o più viaggi, può riguardare qualche ambito della vostra vita, soprattutto ci sono alcuni molto positivi, speranza, diciamo, e fiducia che può riguardare anche nuove scoperte, ispirazione, esplorazione di cose che magari neanche vi aspettavate
speravate e pensavate precedentemente. Quindi apertura totale, mettiamola qui. E poi andiamo a vedere la 10ª casa legata al Capricorno. Ci parla di realizzazione delle nostre ambizioni e anche di quale contributo al mondo possiamo portare e in realtà anche come desideriamo realizzarci od ottenere i nostri risultati. Abbiamo l'8 di bastoni, energia molto veloce, infatti è proprio la carta del movimento e della velocità. Vuol dire che alcune cose si muoveranno abbastanza in fretta e quindi possono arrivare delle situazioni di realizzazione, di ottenimento e di soddisfazioni, nuove opportunità, proposte che ci possono, diciamo, giungere. Quindi noi dobbiamo solo riflettere e andare a cogliere quelle che sono più positive. Quindi è come se questa carta vi stesse già annunciando che ci sono delle situazioni a vostro vantaggio, delle situazioni favorevoli per poter realizzare qualsiasi cosa voi volete, soprattutto concretizzare. E quindi si deve solo aspettare magari di farsi trovare pronti perché, come vi ho detto, è una carta molto molto veloce, quindi alcune cose possono arrivare anche improvvisamente e inaspettatamente. Adesso andiamo a vedere la penultima casa, quella dell'Acquario, che ci ricorda e ci parla del senso di comunità, di speranze, idee condivise, comunità in senso di gruppi, di reti, di conoscenze. E togliamo il 3 di coppe, io direi proprio perfetta per questo ambito qui e quindi ci fa anche capire che questa carta è l'apertura, è la condivisione, è la gioia, la felicità, il festeggiare. Festeggiare io intendo in senso lato, le proprie soddisfazioni, i propri risultati, raggiungimenti e la possibilità di trovare delle persone vere, diciamo sincere, che vi aiutano, che vi sostengono e che vi accolgono in pieno. Quindi direi proprio perfetto perché visto che si parla proprio in questo ambito anche di sogni e di speranze, può anche darsi che ci sia qualche conoscenza già presente nella vostra vita o che siano proprio anche delle persone nuove che andranno ad arricchire particolarmente questo ambito della socializzazione e della comunità, ma anche che vi possono aiutare in varie circostanze. Adesso andiamo a vedere l'ultima casa, quindi quella dei pesci, cioè andiamo a chiudere il cerchio con l'ambito della spiritualità, dell'inconscio, quali parti di voi vogliono essere ascoltate o vogliono emergere oppure stanno chiedendo riposo, trascendenza. In questo caso abbiamo la carta della temperanza. Questa carta secondo me è importantissima perché in qualche modo vi sta dicendo che avete bisogno di seguire il flusso degli eventi senza forzarli. A volte voi tendete a incaponirvi, a essere un po' troppo ostinati su alcune cose e magari ci si può mettere un po' di fretta, ecco, un po' di fretta, un po' di frustrazione per alcune circostanze. Invece questa carta vi sta dicendo ogni cosa a suo tempo. Ovviamente noi dobbiamo agire in un determinato modo, sapendo che poi otterremo i nostri risultati e su questo dovete essere abbastanza sicuri, però li dovete accompagnare nel senso di moderazione, di cura, di attenzione da parte vostra e poi vedete che l'universo vi aiuterà con dei segnali, l'abbiamo visto, con anche
delle situazioni che man mano, andranno ad accadere e a favorirvi. Quindi questo è secondo me il suggerimento più importante della temperanza: seguite il flusso degli eventi senza forzare nulla. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, vi aspetto nei commenti e non andate via, perché se volete in questa schermata trovate il video per andare a scoprire il vostro mese, l'oroscopo del vostro mese. Alla prossima, vi auguro un buon 2026. Ciao!